Benvenuti a bordo, welcome aboard, fatti opinioni dalla Gran Bretagna, ma non solo. Mi raccomando, scusate, ve lo dico sempre, ma iscrivetevi su YouTube, è fondamentale iscrivervi sul canale YouTube, ma comunque seguiteci anche su Facebook. Come vedete, anche oggi c'è, come tutti i mercoledì ormai, il sorriso smagliante di Samantha del Vigna Dobson. Oggi metto anche il tuo cognome inglese perché molti mi stanno chiedendo se sei italiana, se sei inglese. Samantha è italiana, ma vive in Gran Bretagna da quando era giovanissima, quindi ormai è 50-50 e comunque insomma sei apprezzatissima e stiamo ricevendo molti complimenti, le tue puntate sono seguitissime. Prima di venire a te, concedimi 2 minuti perché volevo dirvi, ci sono 2 articoli che vi inserirò il link nelle informazioni sotto, che dovete andare a parla di Zaia, del presidente della regione Veneto, come il leader in ascesa non solo della Lega, ma addirittura lo considera un leader per l'Italia del futuro. Ne apprezza le capacità anche di gestione della pandemia e nello stesso tempo saper coniugare la protezione dei cittadini a attività per lo sviluppo economico di una regione comunque importantissima per l'Italia. Insomma, è un articolo, è un punto di vista, vi invito a leggerlo e commentarlo con noi, così come vi invito a leggere un articolo della BBC che è uscito proprio in queste ore, che fa una comparazione per quanto riguarda, ahimè, anche le morti che qua in Gran Bretagna sono ormai tantissime. Penso di non sbagliare purtroppo, ma la Gran Bretagna è il paese europeo con il maggior numero di morti, fa una comparazione tra Italia e Gran Bretagna per quanto riguarda gli effetti della malattia, le morti, la gestione, una serie di considerazioni che vi invito veramente a leggere e poi magari se volete mi mandate le vostre impressioni e ne parliamo in trasmissione. Siccome non voglio sottrarre spazio a Samantha, ma ci avete fatto un sacco di richieste, Raffaele Guida ci chiede gli aspetti legali dell'AIRE. Raffaele, ne parleremo la prossima puntata, dedicheremo una puntata sugli effetti legali dell'iscrizione all'AIRE. Come stime Samantha ci chiede se domani volessi tornare in Italia, che succede delle tasse che ho pagato fin qui. Samantha, ne facciamo una puntata sul problema delle tasse, così dedichiamo un'intera puntata a questo argomento. Se te lo inizi a preparare, fai veramente un servizio importante per la comunità italiana che sta qua, ma oggi parleremo della Plex Employed, cioè per i liberi professionisti per avere il sussidio dello Stato britannico. Prima di darti la parola, volevo puntualizzare per chi ci ascolta soprattutto dall'Italia che la definizione di libero professionista qua è un tantino diversa rispetto a quella che abbiamo in Italia. In Italia il libero professionista è più che altro appunto il professionista, l'avvocato, il commercialista, altre figure professionali che non sono, diciamo, organizzate sotto forma societaria e che appunto svolgono una attività, come si diceva un tempo, liberale. Qua la parola self-employed è un po' più vasta, intende tutti quanti i lavori autonomi, anche i liberi professionisti, ma chiunque esercita un'attività come il lavoro autonomo, che può essere chiunque, un idraulico, qualunque, un ingegnere che aggiusta ascensori, chiunque insomma, ingegnere traducevo engineer, ma insomma non voglio sottrarre spazio. Samantha, quali sono i criteri per poter applicare come self-employed? Allora, sì, ciao Gianluigi. Allora, per applicare voglio ricordare che il libero professionista, questo lavoratore autonomo, deve aver fatto la dichiarazione dei redditi per il 2018-19, è molto importante. Deve avere più del 50% del suo reddito come libero professionista è dichiarato sulla dichiarazione dei redditi, deve sempre essere esercitante, quindi a tuttora l'attività non è stata cessata
e il reddito deve essere inferiore, il reddito medio, che poi vi spiegherò anche come verrà calcolato, deve essere inferiore a 50.000 sterline l'anno. Dico reddito, si sta parlando di profitto in questo caso. Quindi questi sono i redditi da considerare per poter applicare la domanda, per poter presentare la domanda. Sì, esatto. Praticamente come viene calcolato? Si prende gli ultimi 3 anni di dichiarazione, quindi nel 2018-19, 17-18, 16-17 si dividono per 3 per fare la media e in questo caso lo Stato va a coprire un quarto di questo profitto annuale della media. Ho capito, quindi poi si calcola la media sui 3 anni e chi non ha i 3 anni? Chi non ha i 3 anni può usare da quando ha iniziato a esercitare, quindi può essere 2 anni o solo l'ultimo anno, cioè 18-19 che ha iniziato a esercitare. Lo Stato riconosce che non è equa questa cosa, proprio perché se ha iniziato l'ultimo anno e ha esercitato meno di un anno non andrà a usufruire esattamente di questo pagamento. Purtroppo questo è quello che c'è al momento. E che succede se un libero professionista invece ha avuto magari negli anni precedenti un reddito zero o delle passività, insomma, non ha avuto degli effettivi guadagni? Può rientrare, può fare comunque la domanda? Certo, può sempre fare la domanda, questa passività si va a detrarre ai profitti degli ultimi in questi 3 anni o questi 2 anni e si calcola la media. Cosa brutta se qualcuno ha avuto piccoli redditi, quindi si va sempre la media va a diminuire. Cosa bella per chi ha avuto grandissimi redditi che la media doveva essere al superiore a 50.000 sterline, facendo la passività gli va a diminuire le 50.000 sterline di media e quindi può fare domanda. Ma ci sono dei minimi e massimi? Dei massimi il reddito medio non deve superare a 50.000 sterline, i minimi cioè quello che può avvenire. Detto questo, se qualcuno ha il minimo, ha diritto comunque a un minimo di reddito certo. E questo minimo? Questo minimo, cioè, può essere anche una sterlina, se poi viene, se ha fatto dei profitti tipo 1.000 sterline. C'è un minimo che riceve, cioè c'è una cifra minima che riceve dallo Stato? Non esiste la cifra minima, però detto questo, se questa domanda è troppo piccola e non va a aiutare i nostri lavoratori autonomi, lo Stato incoraggia a fare domanda all'Universal Credit, cioè possono fare domanda a tutti e due gli incentivi. Ok, senti, leggevo che dovrebbero iniziare ad arrivare a giugno questi soldi, è corretto? Ecco, la cosa bella è che hanno anticipato la domanda, quindi le domande saranno aperte il 13 maggio e per il 21 maggio dovrebbero già ricevere i soldi le persone. Come fare la domanda? Verrete contattati dall'HMRC. Se non sapete qual è il vostro reddito, vi invito a parlare col vostro commercialista e appena fatta la domanda, 6 giorni e i soldi arriveranno per tutti i 3 mesi, quindi tutti insieme. E vi ricordo che questi soldi sono tassati, vengono tassati alla fine dell'anno e cioè io sono molto contenta di questa cosa perché hanno anticipato queste domande, quindi sono contenta per tutti i lavoratori autonomi. E anche, bisogna dire anche, giusto per chiudere, che i lavoratori subordinati stanno ricevendo regolarmente questo sussidio dallo Stato. Leggevo che insomma sono arrivati puntualmente e stanno ricevendo il loro 80% dello stipendio, quindi mi sembra che stia funzionando bene da questo punto di vista. Sì, voglio puntualizzare che qui in Inghilterra i lavoratori autonomi fanno la dichiarazione dei redditi che si chiama self-employed,
non è detto che se self-assessment, scusate, non è detto se fate il self-assessment siete categorizzati come liberi professionisti o come lavoratore autonomo, cioè il reddito che viene fuori da un business, da un trading, viene considerato, però altri redditi come reddito di proprietà, dividendi, interessi, redditi di pensione, redditi dall'estero non vengono considerati nel calcolo. Ok, chiaro. Va bene, ti ringrazio Samantha, se è tutto, noi ci vediamo prestissimo, spero già la settimana prossima. Saluto anche tutti quanti i nostri ascoltatori. Venerdì avremo una puntata dedicata agli italiani residenti in Scozia, quindi sono tantissimi anche lì, quindi non perdetela. Ciao Samantha, ci vediamo presto. Ciao! Un caro saluto a tutti Ciao! e grazie per continuare a seguire.